Proseguiamo adesso con la descrizione delle grandezze sinusoidali. Allora, le grandezze sinusoidali, come abbiamo già visto nel video precedente, ma le riproponiamo qui. Facciamo uno spessore più grande. Hanno questo andamento qua, quindi avremo il valore di picco, avremo l'intervallo t, questo è t, avremo un valore medio che in questo caso è nullo, e come le possiamo descrivere queste grandezze. Quindi questa sarà la grandezza istantanea A di t. Allora, A di t viene descritta in questo modo, come A di picco per il seno di omega t più φ. Questa è l'espressione generale delle grandezze sinusoidali. Adesso andremo a vedere una alla volta cosa rappresentano questi simboli. Allora, il valore di picco lo conosciamo, quindi A è il valore di picco con l'accento circonflesso. Nel caso delle grandezze sinusoidali, il valore efficace che indicheremo con A senza pedice, quindi valore efficace, è legato al valore di picco da questa relazione, cioè A, valore efficace, è uguale al valore di picco diviso radice di 2. Questa è un'altra relazione che non dovremo mai dimenticare. Poi un altro elemento che vediamo qui nella relazione è omega. Cos'è omega? Scriviamo qua. Omega è la pulsazione. Che si misura in radianti al secondo, e la pulsazione è legata alla frequenza dalla relazione 2πf. Questa sarà un'altra relazione fondamentale che non dobbiamo dimenticare mai. Quindi la pulsazione è legata alla frequenza. Che cos'è φ? Φ è l'angolo di sfasamento. Allora, come possiamo descrivere l'angolo di sfasamento? Qui non lo vediamo a livello grafico, ma possiamo fare un altro esempio. Io per esempio ho l'asse dell'ascisse, ordinate, ho una grandezza sinusoidale che parte
fa così, scusate, supponete che sia sinusoidale, l'angolo di sfasamento lo vediamo qua. Questo è l'angolo di sfasamento. Quindi la fase della grandezza periodica è questa qui. Mettiamoci anche ADT, così si capisce. Quindi questa è sempre la grandezza periodica nel tempo. Ricordiamoci sempre che siamo nel tempo. Quindi sostanzialmente l'angolo di fase è una sorta di riferimento che ci fa capire la posizione relativa rispetto all'istante iniziale che andremo a considerare. Questo sarà molto utile quando dovremo confrontare diverse grandezze periodiche sinusoidali sullo stesso intervallo di tempo. E lo vedremo più nel dettaglio successivamente, perché questo è importante.